Ragazzi, oggi si riparte con il botto dopo le vacanze e non solo in senso figurato, ma io dico, come cazzo si fa? Vabbè, a parte questo non dobbiamo farci distrarre dal fatto che l'altro Marquez a sto giro ha demolito tutti e soprattutto con una facilità disarmante. Ma sarete tutti d'accordo con me nell'affermare che è stato un weekend un po' particolare, con dei valori in campo strani, diversi dal solito. Ma non preoccupatevi perché il post GP è tornato dopo le vacanze più carico che mai. Prima di lanciare la sigla però, come al solito, vi ricordo di controllare se YouTube ha fatto lo scherzetto della disiscrizione. Se invece sei ancora uno dei pochissimi che non è iscritto, mi raccomando, sai già cosa fare, tastino qui sotto, facile, veloce e soprattutto gratis. Sigla. Nelle ultime gare si è parlato molto della differenza tra GP23 e GP24. Quanto gap c'è tra le due moto, Pecco e Martin che si scornano sul filo dei decimi e Marquez che non ci sta a fare il terzo incomodo senza provarci. Tutto bellissimo, ma la realtà che racchiude tutto questo è solo una: che Ducati, GP23 o 24 che sia, sta monopolizzando il campionato. Si narra che Ducati sia avvantaggiata per la miriade di dati disponibili grazie alle 8 moto in pista. Ed è vero, ma siamo sicuri che sia solo quello a fare questa enorme differenza con le concorrenti? Rendiamoci conto che al momento KTM, che poteva essere la principale antagonista insieme ad Aprilia, non è mai stata così lontana. Quindi qual è questo vantaggio rispetto alle concorrenti? Prima di svelarlo nei minimi dettagli, vi assicuro che è molto succoso come argomento, vi presento lo sponsor del video, NordVPN. Ormai l'ho raccontato tante volte, lo conoscete più o meno perché ogni volta si aggiungono cose incredibili che subito dopo vi spiegherò. La roba più importante è l'offerta. Se cliccate nel link qui sotto in descrizione o nel primo commento pinnato in alto, avrete 4 mesi di abbonamento gratis per voi e un coupon valido per 6 mesi da regalare a chi vuoi. Ma NordVPN non è una semplice VPN come tutte le altre. Intanto da oggi con un solo account si possono utilizzare 10 dispositivi in contemporanea invece dei 6 fino a poco tempo fa. Prima vi parlavo che le VPN sono differenti tra loro. La sicurezza di una VPN dipende dal fornitore scelto, non sono tutte uguali. Le VPN affidabili, tra cui NordVPN, utilizzano protocolli avanzati e non monitorano né vendono i tuoi dati di navigazione a terzi. Al contrario, gli altri servizi VPN, molto economici o gratuiti addirittura in certi casi, spesso scendono a compromessi per trarre profitto a ogni costo. Altra cosa che mi fa sentire molto sicuro, come sapete ero in vacanza fino a poco tempo fa e mi capitava spesso di andare in bar per lavorare e quindi attaccarmi di conseguenza a wifi pubblici. Grazie a NordVPN sei tranquillo. Poi se volete approfondite cliccando sul link, ma avete la crittografia avanzata, come detto poco fa, nessun tracking dei dati, nessuna perdita IP, nessun DNS leak, il kill switch e infine l'autenticazione a più fattori. Bene, direi che sapete tutto. Se volete approfondire, ripeto, link qui sotto o nel primo commento pinnato in alto. Fatelo anche per sostenere il canale. Tornando al box tecnico del post GP, l'altro vantaggio incredibile di Ducati rispetto ai concorrenti è lo studio e la profonda conoscenza degli pneumatici in ogni loro aspetto. E non sto parlando di quando bisogna metterle calde in termo, la pressioncina o le modalità di riscaldo, ma uno studio scientifico di tutte le caratteristiche per farle funzionare al meglio. E com'è possibile studiare le gomme oltre alle cose che sappiamo già? Tramite le Smart Wheels, che sono ruote avanzate progettate per misurare in tempo reale le forze e i momenti che si sviluppano nel punto di contatto tra la gomma e la pista. Queste ruote, o per dirla meglio cerchioni, sono dotati di sensori estremamente precisi che rilevano le deformazioni strutturali causate dalle diverse forze che agiscono durante la guida, come ad esempio la forza laterale in curva, la forza longitudinale in frenata e la forza verticale dovuta al peso e alle irregolarità della pista. L'utilizzo delle Smart Wheels nelle moto da corsa offre ai team e ai tecnici la possibilità di ottimizzare le impostazioni delle sospensioni e migliorare di conseguenza
conseguenza il comportamento della moto. Grazie a queste misurazioni accurate è possibile comprendere in modo dettagliato come le gomme interagiscono con l'asfalto, i vari tipi di asfalto, migliorando trazione, stabilità e performance complessive. Questi dati consentono anche di confrontare e correlare i modelli di simulazione che vengono usati a casa con i dati, con poi le condizioni reali di guida in pista, permettendo un miglioramento continuo delle strategie e delle impostazioni meccaniche. Esempio del cavolo: quanto può essere utile a una squadra sapere che con quel tipo di asfalto lì, con quelle irregolarità lì, la gomma deve lavorare a una certa pressione e a una certa temperatura di esercizio. Cioè, pensate, un team che non fa tutto questo lavoro e un team che lo fa, e il vantaggio è devastante. Inoltre le Smart Wheels possono contribuire a valutare non solo queste cose qui, ma anche l'aerodinamica delle moto da corsa, che sono un po' quei sensori che avete visto bene ai lati della moto, nella parte posteriore. Poiché al giorno d'oggi l'aerodinamica influisce significativamente sulle forze esercitate sulla moto, comprese quelle trasmesse alle ruote, i dati raccolti dalle Smart Wheels aiutano a capire meglio come il flusso d'aria intorno alla moto e le variazioni aerodinamiche influenzano la distribuzione delle forze a terra, perché va bene mettere le alette dappertutto e aumentare il grip, ma questo grip in curva e non in curva è troppo poco, schiaccia la gomma troppo poco, insomma c'è una miriade di dati da tenere conto e le Smart Wheels aiutano proprio in questo caso. Tutti questi dati che abbiamo detto fino ad ora vengono analizzati internamente o uniti ad altri test svolti da aziende esterne come Megaride, specializzata in questo campo specifico. Hanno aiutato tantissimi team che corrono in campionati monomarca, come Formula 2 e Formula 3 per fare un esempio, dove fare la differenza in situazioni di parità tecnica e trovare un vantaggio sui concorrenti è ancora più complicato. So già cosa state pensando. Ma com'è possibile che gli altri non ci abbiano ancora pensato? Ovviamente adesso anche i concorrenti si sono messi relativamente alla pari, o meglio, hanno iniziato a lavorare in quella direzione, visti i risultati che Ducati sta ottenendo. Ma il know-how acquisito e la mole dei dati elaborati a disposizione nel corso degli anni hanno fatto sì di ottenere un vantaggio considerevole rispetto alla concorrenza. Pillole tecniche finite, fatemi sapere se vi interessano o se vi asciugano le palle qui sotto nei commenti. Adesso andiamo all'azione in pista. Cosa è successo? Marquez ha demolito tutti dal primo giro con una facilità disarmante, mentre Martin e Pecco si marcavano stretti. Ma come è stato possibile vedere ad Aragon da parte di Marc questa incredibile superiorità, dopo che per tutta la stagione ha inseguito il duo di testa che si sta giocando il mondiale? Il motivo, come sempre, non è solo uno, ma sono molteplici. Una pista amica che gira a sinistra, l'aver trovato soluzioni di setup molto adatte alla sua guida prima dell'Austria, ma soprattutto la totale mancanza di grip, nella quale, lo sappiamo, si trova estremamente a suo agio. Per capire meglio basta andare a vedere i tempi delle libere e delle qualifiche. Più la pista andava a migliorarsi turno dopo turno, più il vantaggio tra lui e i suoi avversari si assottigliava. Temporalone nella notte, carico anche di sabbia, ed ecco di nuovo Marc il fenomeno che rifila praticamente un secondo a tutti in Q2. La domanda è spontanea: perché avviene questo? Cerco di spiegarvelo nella maniera più semplice possibile. I più tecnici mi perdoneranno. Quando si hanno condizioni pressoché perfette, come nella maggior parte delle gare quest'anno, i mezzi vengono portati al loro limite di aderenza dai mega piloti della MotoGP. Più forte di così non si può andare, anche se ti chiami Gesù Cristo. Quindi se c'è un vantaggio piccolo o grande che sia tra GP23 e GP24, in quei casi si nota particolarmente. Invece in quella condizione dove non si è ancora al limite del mezzo per svariati motivi, pioggia, pista sporca, pista sconosciuta, eccetera eccetera eccetera, il pilota, avendo ancora del margine prima di arrivare al limite della moto, può ancora inventare. Ed è esattamente quello che è successo in questo caso. Inutile concentrarsi sugli altri, perché ragazzi stiamo vedendo una gara a sé stante, un qualcosa di
completamente diverso da quello che vedremo in tutto il resto della stagione e in quello che abbiamo visto fino ad ora. Tipo la classica scampagnata in Argentina, dove tutti fanno miliardi di analisi completamente inutili per poi essere puntualmente smentiti appena si torna nel vecchio continente. Questo genere di gare con situazioni particolari capitano, ma appunto sono dei casi. Quindi si parte per la sprint. Marc saluta tutta la compagnia dopo 2 curve, Martin sta comodo in seconda posizione vedendo il caro Pecco, suo rivale in campionato, in estrema difficoltà, il caro Pedro Acosta ritrovato in terza posizione e un Pecco che sembra derubato del suo talento dagli alieni di Space Jam. E invece è solo una gomma fallata. Lo dico io perché loro non possono. E ti ha detto Michelin? Io non ho detto di Michelin. Abbiamo capito noi, cioè non c'è bisogno che parli tu. Secondo me è imbarazzante che i piloti non possano dire che in certi casi le gomme escono male. Come sbagliano loro, come sbaglia il meccanico ad avvitare la ruota o che so io, può capitare anche ai gommisti di fare una gomma di merda. Mettere un agreement, un bavaglio, preferisco chiamarlo, e assistere alle frecciatine durante le interviste dove non si può dire chiaramente che ti hanno rovinato la gara, secondo me è una roba ridicola. Anche perché, oltre che nella sprint, a Pecco è capitato anche nelle prime prove libere. Queste cose ti segnano il weekend di gara. E in un campionato dove ci si gioca tutto, cioè tutto per manciate di punti, dal mio canto non esiste. Devono trovare il modo di rendere più uniformi le prestazioni tra gomma e gomma, anche a costo di perdere un po' di performance. Voglio fare un ultimo appunto sulla sprint. La gomma marcia di Pecco ci ha fatto vedere a stretto contatto le prestazioni del motore Ducati confrontato con quello della Yamaha. Imbarazzante. Ci saranno almeno 20-25 cavalli di differenza tra le due moto. Come già detto, secondo me a fine anno vedremo un V4 portato nei test di Valencia da Yamaha. Così non possono andare avanti, assolutamente. Cioè, fossi stato in Quartararo, dopo la quarta volta che Pecco tipo mi portava via le carene, in fondo al dritto non avrei frenato. Cioè, ammetto che per un pilota deve essere molto frustrante correre in quelle condizioni. Ma adesso è il momento di arrivare al fattaccio. So già che qui sotto scoppierà la terza guerra mondiale, ma bisogna farlo, bisogna parlarne. Sembrava una gara tranquillissima. Marquez che se ne va in scioltezza come nella sprint, Martin che si accomoda subito dietro controllando la situazione Pecco che nel frattempo tornava su, Acosta sempre in zona podio e invece una semplice traiettoria sbagliata di Alex Marquez ha creato questa concatenazione di eventi che potrebbe essere un colpo pesantissimo per il mondiale. Ma analizziamo l'incidente. Dopo aver postato la dinamica dell'incidente nelle storie, ho ricevuto dei messaggi che mi hanno fatto andare vicinissimo al lancio in lungo del mio iPhone. Dire che è normale che sia successo dato che è un Marquez è una cagata atomica al pari del classificare l'episodio come colpa di Bagnaia. E adesso vi spiego il perché. La visuale che dipana ogni dubbio è quella dell'elicottero. Marquez va largo, esce con molta meno spinta dalla curva rispetto a Pecco e viene affiancato da quest'ultimo che passa avanti. Ma badate bene, ascoltate bene questa parola, prima che Marquez torni in piega e quindi di conseguenza prima che non possa più vederlo. Ed è qui il punto fondamentale dove c'è tutta la differenza del mondo. Non è una curva a elevata percorrenza e elevato angolo di piega, dove il pilota appunto all'interno non può più vedere cosa succede all'esterno, perché ha la testa che rasenta l'asfalto. In questo istante Pecco è già davanti a Marquez che è ancora a mezza piega, senza essere con la testa tutta sdraiata per terra con l'occhio verso il cordolo interno. E proprio perché vuole forzare l'ingresso e si aspetta un contatto, è molto più dritto con il busto rispetto
alla normalità. È ben conscio che Pecco è già avanti ed entrerà in curva con mezza moto di vantaggio o anche di più. Dalla foto è inequivocabile, si vede perfettamente. O hai i paraocchi come i cavalli, o in questo preciso istante con il busto dritto perché ti aspetti un contatto e con la testa ancora non rivolta verso destra, non puoi non accorgerti che il tuo avversario ti sta passando. Lì il discorso è semplicissimo. Devi decidere se renderti conto di aver subito il sorpasso e mollare, oppure rischiare di fare la frittata forzando il tutto. Ha scelto di rischiare la frittata, cosa che è successa. E un'altra domanda: sarebbe stato così aggressivo anche con un altro pilota o lo ha fatto solo perché era Pecco? Secondo me, se ci fosse stato un Oliveira sarebbe stato molto più tranquillo. In ogni caso, dopo aver analizzato tutto, dare una penalità a Marquez per questa situazione è esagerato. Si può classificare dal mio punto di vista, lo ripeto, come incidente di gara, ma sappiamo che gli incidenti di gara vanno da un 50-50 a un 20-80, a un 30-70, insomma il concorso di colpa è molto diverso e in questo caso siamo proprio al limite. Quindi se vogliamo andare delle percentuali direi 20% Pecco di colpe e 80% Marquez. 20% a Pecco perché magari poteva aspettare un attimino in più, avendo ancora 7 giri di gara e ampio spazio sia davanti che dietro. Questo è un sorpasso mega super ultra spettacolare, incredibile, però ti porta ad avere dei rischi come in questo caso. Ma lo ripeto perché non vorrei mai che poi mi dica no, ha detto che... Fermi. L'unico che poteva evitare in toto tutto sto casino era Marquez. Dall'altra parte è stato semplicemente un eccesso di confidenza. Di sicuro non ti aspetti che uno che è dietro ormai di mezza moto tenga aperto e ti entri nella schiena. Ecco. Questo è quanto, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, magari in maniera pacata, anche se so che sarà molto difficile. Come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.